Frasi come queste sono molto comuni. È cambiato tutto, è uscito il sole, crollano una casa e un ponte. C'era 2 volte il barone Lamberto. Ma che cosa hanno di speciale queste frasi? La risposta è ovvia perché è nel titolo del video, ma lo dico lo stesso. Hanno il soggetto dopo il verbo. In italiano, come in molte altre lingue, l'ordine delle parole è importante. Paolo ama Francesca è diverso da Francesca ama Paolo. L'ordine standard in italiano è soggetto, verbo, oggetto, ma in alcuni casi si può, o anzi si deve, mettere il soggetto dopo il verbo. In alcuni punti la teoria è un po' complicata, ma alla fine del video darò alcuni consigli molto pratici per usare al meglio questa tecnica. Cominciamo dal primo caso. Come ho appena detto, la struttura canonica, la struttura standard è soggetto, verbo, oggetto. Qui non parlo delle domande, quindi lasciamo da parte le domande. Parliamo di frasi standard come Paolo ama Francesca, quindi soggetto, verbo, oggetto. Questa si chiama anche struttura grammaticale, o meglio sintattica della frase. Ma c'è un altro ordine molto importante che riguarda il modo in cui comunichiamo. In una frase normalmente c'è un elemento noto, cioè se stiamo parlando noi due c'è un elemento che tutti e due conosciamo e poi c'è un elemento nuovo, quello che vogliamo comunicare all'altra persona. Per esempio, se dico Gianni ha cambiato lavoro, l'elemento noto, l'elemento conosciuto è Gianni, perché altrimenti tu mi fermeresti e mi chiederesti ma chi è Gianni? Quindi sappiamo chi è Gianni, stiamo parlando di Gianni, questo è l'elemento noto. La parte nuova, l'informazione che voglio comunicare, è che ha cambiato lavoro. Ora, e questa è la cosa molto importante, nella frase si mette prima l'elemento noto, l'elemento conosciuto, e poi l'elemento nuovo, quello che vogliamo dire. Queste due strutture, la struttura sintattica, soggetto, verbo, oggetto, e la struttura comunicativa, noto, nuovo, spesso coincidono. Se chiedo cosa ha rotto Raffaele, la risposta naturale è Raffaele ha rotto una tazza. E in questo caso le due strutture coincidono. Il soggetto viene prima del verbo e l'informazione nota, Raffaele, viene prima dell'informazione nuova. Ha rotto una tazza, l'informazione che voglio comunicare. Ma se invece chiedo chi ha rotto la tazza, le due strutture non coincidono più. O seguo la struttura sintattica, mettendo il soggetto prima del verbo e rispondo Raffaele ha rotto la tazza, oppure seguo la struttura che vuole l'informazione nota prima dell'informazione nuova e risponderò l'ha rotta Raffaele. Dobbiamo scegliere o l'una o l'altra e in questo caso la risposta più comune, anzi direi la risposta più giusta, è sicuramente la seconda. Generalizzando un po', possiamo dire che quando il soggetto rappresenta l'informazione nuova nella frase, mettiamo il soggetto dopo il verbo. Ho un paio di esempi. Il primo è preso da un racconto di Italo Calvino, La città tutta per lui, uno dei racconti di Marco Valdo, e dice: la popolazione per 11 mesi all'anno amava la città. Quindi inizia con una frase classica soggetto, verbo, oggetto. Poi continua per tutto il paragrafo a parlare della città. E qui arriviamo ad agosto e scrive: alla città non voleva più bene nessuno. Nessuno è il soggetto di questa frase e questa volta viene dopo il verbo, perché per tutto il paragrafo ha parlato della città, quindi la città è l'elemento conosciuto, mentre nessuno, o meglio il fatto che non la ama più nessuno, è l'elemento nuovo. Il secondo esempio è preso dalla Donna della Domenica di Fruttero e Lucentini. È un dialogo fra Massimo e Anna Maria. E Massimo dice: io non ho mai alibi, ma faccio notare che chi non ha alibi è innocente, vero commissario? Un vero assassino si prepara sempre un alibi. E Anna Maria risponde: quando è così, sono innocente anch'io. Perché il soggetto dopo il verbo? Perché stanno parlando di persone innocenti. Quindi questa è la parte nota della frase. La novità, cioè l'informazione nuova,
è il fatto che Anna Maria è innocente e quindi dice sono innocente anch'io, con il soggetto dopo il verbo. E parlando di romanzi mi viene in mente che naturalmente nei romanzi quando c'è un dialogo, dopo la frase del dialogo troviamo sempre disse il commissario o chiese Anna Maria, ripeté Massimo e così via, verbo, soggetto. Questa è diventata una specie di convenzione nei romanzi, si fa sempre così, però si può sempre interpretare con la nostra regola, perché la parte nota è il fatto che qualcuno ha detto qualcosa, ma la parte nuova, l'informazione importante, è chi ha detto questa cosa, quindi disse il commissario o chiese Anna Maria. Il secondo tipo di frasi molto comuni in cui troviamo il soggetto dopo il verbo sono le frasi con i verbi di accadimento. Se finora ti piace il video, lasciami un bel pollicione e magari iscriviti al mio canale, che mi fa sempre piacere. Dunque, frasi con i verbi di accadimento. Parliamo di frasi come queste. C'è stato un incidente, è caduto un aereo, è successa una cosa incredibile. Sono frasi che ci dicono che è successo qualcosa, parlano di un evento, di qualcosa che è accaduto. In tutte queste frasi il soggetto viene messo dopo il verbo, perché anche se tecnicamente è il soggetto del verbo, e infatti il verbo si accorda appunto con il soggetto, a livello di significato è più simile a un complemento oggetto. Uno degli esempi che ho fatto prima è la frase «poi però è cambiato tutto». Tutto è il soggetto del verbo, il soggetto grammaticale del verbo, ma questa frase in realtà assomiglia di più a una frase impersonale. È cambiato e che cosa è cambiato? È cambiato tutto. Tutto a livello di significato è più simile a un complemento oggetto. In questa categoria rientrano anche i verbi che parlano del tempo nel senso di meteorologia, il tempo meteorologico, che tempo fa. Verbi che parlano del tempo rientrano in questa categoria, perché infatti diciamo è scoppiato un temporale, è uscito il sole, si è alzato il vento. Non diciamo il sole è uscito, perché se io sento il sole è uscito mi viene da chiedere e dove è andato? E non diciamo il vento si è alzato, perché anche qui mi verrebbe da chiedere come si è alzato perché prima era a letto o qualcosa del genere. Quindi è molto più comune dire si è alzato il vento, è uscito il sole, è scoppiato un temporale e così via. Il famoso romanzo di Fogazzaro, Piccolo mondo antico, inizia con questa frase: soffiava sul lago una breva fredda, con il soggetto dopo il verbo. La breva è un vento. Questa regola di mettere il soggetto dopo il verbo con i verbi che parlano del tempo vale anche quando questi verbi vengono usati in senso figurato, come in questo esempio preso da un romanzo di Lucarelli. C'era anche lui quando erano piovute le bombe. Anzi, in questo caso abbiamo due verbi e due volte il soggetto dopo il verbo. C'era anche lui. È una cosa di cui non ho parlato perché forse molti la conoscono già, ma quando usiamo c'è, ci sono, mettiamo il soggetto dopo il verbo. In questo caso è al passato, c'era, quindi c'era anche lui, primo verbo, e poi quando erano piovute le bombe. Quindi il verbo piovere usato ovviamente in senso figurato. Ma per chi impara l'italiano non è semplice sapere quando mettere il soggetto dopo il verbo. Quindi, riassumendo un po', le mie 4 regole fondamentali sono queste. La prima, quando rispondiamo a una domanda che inizia con chi, perché spesso queste domande si riferiscono a chi ha fatto qualcosa e quindi nella risposta l'elemento nuovo sarà il soggetto. Numero 2, i verbi di accadimento, quindi quando diciamo che è successo qualcosa, pensiamo alle notizie che vediamo al telegiornale o che leggiamo sui giornali. È caduto un aereo, è affondata una nave, è scoppiata una bomba. Purtroppo sono spesso notizie negative, ma in tutti questi casi mettiamo il soggetto dopo il verbo. Numero 3, abbiamo detto i verbi che parlano del tempo. È scoppiato un temporale, è uscito il sole, si è alzato il vento. E numero 4, quell'ultimo caso che abbiamo trovato con c'è e ci sono, o i loro equivalenti al passato.
Grazie a tutti per avermi seguito, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!